ai tempi quando ero di linea, prima di andare allo Stato Maggiore. Ecco, dicevo prima, i ricordi vengono su per le bolle, ogni volta sale uno prima, uno dopo, vengono così un po' random. Poi che mi sta a sentire avere la pazienza che io come linea dei tempi faccio un bel casino, poi qua, poi là. Non mi è venuto in mente un episodio che anche quello che ho fatto sghignazzare vecchio. Fra i piloti spesso c'è la mania, ognuno di essere più forte dell'altro. Come cioè io tette corco, esempio le botte, tutti si sentono più forti, ma invece magari io normalmente sono molto paziente, non sono un formalista, però quello che mi dà un po' fastidio è l'arroganza. Quando comincia a essere arrogante non vedo l'ora di levargli la sedia col prosciutto, come si dice a Roma. E una volta sono andato a fare un volo di una missione di profilo normale con un sergente maggiore. Io senti, al ritorno, non dico il nome volutamente, al ritorno, se c'è la zappa di carburante, facciamo un po' di combattimento aereo. Mettiamoci d'accordo, se ci incrociamo, tu puoi passare sopra o sotto? Lui fa, comandante, mica può passare in coda a me. Ma chi ti ha detto sei tanto bravo? Ma come conosci? E poi sono tuo superiore, fatemi il dubbio che se non per l'educazione. La cosa non mi è piaciuta. E vedi, a molto le la serie col prosciutto. A parte il fatto di avergli fatto anche qualche mentre andavamo, dove avevi fatto qualche scherzetto, tanto per vedere, per mettere la prova. La trasformazione di ala. Tu stai prendendo sulla destra, passi sulla sinistra, passi sotto e poi diventi sulla sinistra e viceversa. E a qualcuno glielo facevo un po' più, come si può dire, un po' più grezza. Gli facevo un torno sulla destra e me lo dava. Qualcuno non si aspettava, se gli girava sulla destra, oddio, dove sono capitato, questo è scemo, questo è matto. Io gli ho fatto qualche volta, tanto per fargli capire, vabbè, non aveva capito. Allora cominciamo a fare fila indiana, perché come si cominciava sempre così. Si partiva dalla fila indiana. Fila indiana, io stavo avanti e lo vedevo nello specchietto. Io per Costituzione, i medici hanno cercato di spiegarmi, ma non ci ho capito niente. Io resisto molto bene il G. Io sono arrivato a tirare fino a 8 G e mezzo, non ho fatto l'evidenza. E io approfitto a volte quando qualcuno sa che non gliela fa e cominciai a tirare sempre più, sempre più tirata. E lui vedeva che annaspava, si sfilava, rientrava. Quando l'ho visto lo stavo confondendo per bene. Io ho fatto lo scherzetto alla prete. E ho fatto un tornò a botte, ma poi bisogna spiegarsi bene, non è facile spiegare. Il tornò è quando è un rotolamento sull'asse principale, ma esiste un tornò sull'asse, lui deve vedere o gira anche lui. Il tornò a botte, lui deve vedere e te sei così. Ma se il tornò a botte glielo fai a 5-6G, cioè tira, parte così, e esce così sempre sotto G, lui non fa tempo a seguirti. Allora, mentre facevo il tornò, lui si è infilato nella botte e mi sono messo tutto, a bastone. La formazione a bastone vuol dire sotto la sua coda, a 2 metri, 1,5 metri, 2 metri sotto la sua coda. Lui certamente ho visto che si è giustamente impensierito e questo mondo sta. Cominciamo da una parte, cominciamo dall'altra, comincia a inclinarsi, fare le virate e io zitto dietro. L'ho lasciato cuocere per un po' nel suo brodo, poi alla fine, piano piano, mi sono spostato dalla coda, mi sono messo in ala. Quando mi ha visto comparire, ho fatto un salto, ho visto che così, non se l'aspettava. E io l'ho salutato, mi permette,
A quel punto lui aveva capito che come era fatta fuori dal vaso. Siamo venuti a terra, mentre tornavamo verso l'ufficio operazioni, io non ho più parlato del fatto, cioè non volendo, avrei voluto stravincerlo, umiliarlo, e invece no, non ho proprio parlato, anche perché se io non ne parlo proprio, lui capisce che per me è una cosa normale fregarlo. E siamo tornati parlando più del me, no, con mia macchina, ma mi sai per questo, non dice, no, insomma, parlando di cose sceme, banali, di scarsa importanza. E da quel giorno in poi, quando mi vedeva da lontano, comandante, scattava contenti, aveva capito, come dicono i calabresi, ci fece capire chi è Ciccio e chi è Don Ciccio. Aveva capito chi era Don Ciccio. Comunque, a parte queste piacevolezze, c'era da parlare anche delle scuole del change. Le scuole del change si facevano normalmente con un reparto straniero che usava il tuo stesso romano. E i tedeschi avevano il 91 come noi, a parte loro, noi avevamo 4 12 a 7, loro avevano 2 cannoni da 30, ma più o meno. E noi facevamo uno scuola di scienza con i tedeschi della porta di Leipheim, mi pare. La cosa che mi sorprese molto, noi facevamo delle voli di esercitazioni insieme, ci siamo divertiti, niente di speciale, ma la cosa che mi ha sorpreso molto è che questi ragazzi, nostri coetanei, parlavano italiano perché erano del sud, erano bavaresi, come i napoletani o i milanesi, e si sono fatti tante quelle risate questi ragazzi la sera in birreria. Ora, e per me è stata una vacanza perché con questi ragazzi si scherzava e si rideva, e una sera mi ricordo, l'ultima sera, l'indomani saremo partiti, una sera di fronte a me un tenentino mi fa, ci portano un goulash piccante, ma voi italiani non mangiate così piccante, a me che metto il peperoncino solo nel caffè latte lo metto dappertutto. Sì, ma l'ho mangiato tutto, ma posso dire una porzione? No, io avevo un'altra porzione. Poi intanto bevevamo birra, ma poi birra non ne bevete tanto, no, siamo il primo di birra, altro di birra. Ogni tanto si interrompeva per motivi idraulici, e alla fine questo a birra ne bevo più io di lui, e lui ci è rimasto, un tedesco si offriva bene la birra, non sapeva più che fare. Beh, facciamo un braccio di ferro, questo deve essere Ercole, per sfidarmi a fare il braccio di ferro. A me a vedere non mi vedeva tanto lo buso, se c'era il braccio di ferro, perché lui voleva vincere per forza qualcosa, non sapeva più che inventasse. Non più che era un bravo ragazzo simpatico, un ragazzino, era più giovane di me, lui era tenente, ma non solo tenente, io ero già capitano. E poi invece in quell'occasione, cioè conoscendosi con gli altri popoli, soprattutto fra gente che fa lo stesso mestiere, si fraternizza facilmente. Vedi che alla fine siamo pressoché tutti uguali, non siamo tutti uguali, ma molte cose siamo uguali. E allora feci, un secolo di poi chiacchierare con un capitano, un mio parigrato tedesco, si chiama von Praschmann, e a parte il fatto si parlava di aeroplani, si parlava di donne, si parlava di cose, ma lui era anche lui appassionato di arte, io facevo già da qualche mostra di pittura e di musica sinfonica che a me piace molto, allora parlavamo di pittura, parlavamo di musicisti, insomma, e la cosa denotava una sensibilità, una cultura molto. A me faceva piacere. Poi come al solito ci si lascia, beh, poi ci scriviamo, poi ci vediamo poi. Come al solito le cose finiscono a fare luce e vino dalla distanza. Poi fosse stata una donna magari sei stato più attivo a cercarlo.
No, comunque è un ragazzo brevissimo. Oh, mi pare che le foto stanno anche sul libro 113 gruppo, con questo ragazzo. Un momento.